Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte del tutorial sui decibel sul dB. Nella prima parte abbiamo visto come nasce, la sua definizione, quali sono i tipi di dB, ce ne sono diversi, e tanto altro. Ovviamente, per chi stesse seguendo ora questo tutorial, ne consiglio vivamente la prima parte, è cosa utile, ok? Bene, in questo invece proveremo ad approcciarci a un calcolo, a un primo calcolo, ok? Non vi spaventate, lo so che molti di voi quando sentono parlare di calcolo, voglio dire, scappano a gambe levate, nel modo più assoluto. È di una semplicità inaudita. Vi seguirò passo passo, non c'è nulla di difficile, nulla che non si possa affrontare con una semplice calcolatrice, quindi non vi preoccupate, seguitemi e vedete che sarà tutto facile, come vi dicevo, ok? Bene, prima di iniziare va fatta una precisazione, ok? Potreste incontrare due espressioni per quanto riguarda il calcolo del decibel, una con fattore di 10 e l'altra con fattore di 20. La prima, quella con fattore di 10, riguarda quando si trattano potenze energetiche, nella fattispecie grandezza energetica. In acustica, ciò che trattiamo, quali sono queste grandezze energetiche? È la densità di energia sonora, l'intensità sonora, la potenza sonora. Quindi, quando trattiamo queste grandezze, il fattore da usare è 10, ok? Diversamente, quando abbiamo ampiezze o livelli, ok? Va usato il fattore 20. Quali sono queste cosiddette grandezze di campo? Sempre quanto riguarda l'acustica, è la pressione sonora in Pascal e la velocità delle particelle V minuscola dell'aria, ok? Che di norma, anzi, diciamo quasi sicuramente, in campo acustico non vedrete mai, non incontrerete mai le velocità delle particelle d'aria, insomma, cosa difficile, solo in casi rari, molto specifici e in fisica, quindi in verità potreste anche cancellare questa voce, ma in verità è giusto che ci sia, in quanto questa fa parte delle grandezze di campo in acustica. Qualcuno giustamente avrà notato che c'è il logaritmo e giustamente dirà non me lo ricordo, non so nemmeno di averlo studiato, come si fa a rivederci, grazie, nel modo più assoluto, state tranquilli, non è così, ho detto che vi seguirò, vedrete che sarà facilissimo, ok? Anche per quanto riguarda il logaritmo vi spiegherò. Per farlo bisogna partire dalle potenze che abbiamo studiato tutte alle scuole medie, sono di una semplicità disarmante, ok? Lo ripeterò insomma per sicurezza e anche per rinfrescare la vostra memoria. Una potenza indica quante volte il numero, ovvero la base, ok? Viene moltiplicata per se stesso. Ad esempio, 3 elevato alla seconda significa che 3 va moltiplicato per 2 volte, 3 per 3, 3 per 3, 9, quindi 3 elevato alla seconda è 9. Mentre 2 elevato alla terza significa per 3 volte, 2 per 2 per 2, ovvero 2 per 2, 4 per 2, 8. 2 alla terza, 1, 2, 3 e 8 per 3 volte. 5 alla seconda per 2 volte, 5 per 5, 25. Una proprietà delle potenze ci dice che qualsiasi numero elevato a 1 ci dà se stesso. In questo caso 10 elevato a 1 è uguale a 10, se fosse 9 era 9, 7, 7 e così via, ok? Un altro invece ci dice che qualsiasi numero elevato a 0 è uguale a 1, qualsiasi, ok? 9 elevato a 0, 1, 1000 elevato a 0, 1 e così via. Fin qua credo che sia tutto chiaro, ok? Questo è l'esponente, questa è la base, l'esponente ci indica quante volte dobbiamo moltiplicare la base per se stessa. 3 per 3 volte,
2 per 2 volte, 4 per 4 volte, ok? Molto semplice. Abbiamo detto che il logaritmo è nient'altro che l'inverso della potenza, cioè dell'elemento a potenza. Quindi, se abbiamo questa potenza che ci dice che A elevato a B è uguale a C, cioè quando la base è moltiplicata per un esponente abbiamo un valore, l'abbiamo visto, no? Allora, visto che abbiamo detto che è l'inverso, il logaritmo di C in base A è B, perché questo B se lo portate qua sopra, ok? E nient'altro che questo, questa forma qua, e ci dà C, certo che ci dà C, ce l'abbiamo qua. Facciamo un piccolo esempio. Se 2 elevato alla terza ci dà 8, l'abbiamo visto, allora il logaritmo di 8 con base 2 cosa può essere? 3, perché 3 se lo portate qua sopra come esponente, come coefficiente, è questo, no? 2 elevato alla terza è 8, quindi il logaritmo di 8 con base 2 è 3. Altro esempio. Se 10 elevato al quadrato ci dà 100, o elevato alla seconda, meglio così, va? Allora il logaritmo di 100 con base 10, il logaritmo di 100 in base 10 è 2, perché 2 è quel numero che posto come esponente a 10 ci dà 100, e così via. Tutto quello che vale per le potenze in modo inverso vale per il logaritmo, né più né meno. Ovvio che ci sono tante altre implicazioni, tante altre proprietà del logaritmo che andrebbero studiate, ma in linea di principio è questo. Per chi vuole approfondire ci sono i testi, ci sono insomma tanti altri strumenti che si possono utilizzare, ma in questo contesto ci è sufficiente questo, ok? Semplice, ripeto. Se 2 elevato alla, voglio essere sicuro, se 2 elevato alla terza è uguale a 8, allora il logaritmo di 8 con base 2 è 3. Se 10 elevato alla seconda, se 10 elevato alla seconda ci dà 100, allora il logaritmo di 100 in base 10 è 2. Come vi dicevo, semplice. Ok. Bene. Ora, il Bell è definito come il logaritmo in base 10 del rapporto di due grandezze. Quindi, un rapporto di 10 a 1 è il logaritmo di 10 in base 10. Perché? L'abbiamo visto. Perché 1 è quel numero che posto come esponente a 10 ci dà 10. L'abbiamo visto come nelle proprietà delle potenze, no? 10 è un numero che elevato a 1 ci dà se stesso. Questo permette di dire che un aumento di un Bell, guardate bene, un Bell, non un decibel, è un aumento di 10 volte la grandezza di riferimento, semplificando appunto l'interpretazione delle grandi variazioni in forma più gestibile nei grafici e quant'altro, quello che ci siamo detti prima, ok? Però badate bene, abbiamo detto che un decibel è una decima parte del Bell, quindi un dB vale 10 volte il logaritmo di 10. Ok? Questo sempre perché? Perché per semplificare sempre la lettura in questi grafici, ok? Nient'altro, è solo insomma un modello per adattare la lettura, per facilitare la lettura, né più e né meno, ok? Ora che abbiamo visto la nostra espressione in tutte le sue parti, quindi non abbiamo nessuna incognita, potremmo anche provare a fare un piccolo calcolo, visto che ci è chiara, ok? Se la potenza raddoppia in una scala in decibel, quanto vale? Cioè, quando abbiamo un watt iniziale passa a 2, quindi raddoppia, in dB, quanto vale? Ora, visto che 2 watt è più 1, ok?
e un watt è quella di riferimento P2, in questo caso andrebbe scritto P0, insomma, ma è la stessa cosa. Il rapporto di 2 su 1 mi dà 2, 2 diviso 1 è 2, giusto? Tutto questo campo qua vale 2. E il logaritmo di 2 in base 10 quanto vale? L'abbiamo visto prima, no? Come si opera? Lo fate con la calcolatrice in questo caso, vale 0,3 spiccioli. Abbiamo un fattore di 10 che va moltiplicato però, no? Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. 10 per 0,3 spiccioli, abbiamo 3. Possiamo arrotondare a 3, sappiate che in acustica si arrotonda sempre a mezzo di B, proprio, insomma, volendo esagerare, ma non di più, quindi qua potete anche eludere questo qua, fate 0 direttamente, ok? 3 dB. Quindi quando la potenza si raddoppia, come nel caso da 1 passa a 2, in dB vale 3, vale 3 dB, in quanto 10 volte il logaritmo di 2 in base 10 è 3 dB. Vedete? Semplicissimo. Non c'è nulla di difficile, ok? Ora, visto che abbiamo preso un pochino di mistichezza, proviamo a fare un altro esempio. E se quadruplica? Da 1 passa a 4? Facciamo lo stesso procedimento come prima. 4 diviso 1 è 4, ok? Quindi abbiamo il logaritmo di 4 in base 10. Ora, per semplificare, questo 4 lo possiamo anche riscrivere come 2 elevato alla seconda, perché l'abbiamo visto le potenze, no? 2 elevato alla seconda quanto è? 2 per 2, 4, è la stessa cosa. Ora, una proprietà del logaritmo ci permette di spostare l'esponente dell'argomento davanti, qua, ok? Come fattore. Quindi la possiamo riscrivere come 2 per il logaritmo di 2 in base 10, ma il logaritmo di 2 in base 10 l'abbiamo fatto prima, valeva 0,3, per 2 0,6, ok? Per 10, 0,6 per 10 è 6, arrotondiamo, 6 dB. Quindi quando la potenza quadruplica, come nel caso da 1 passa a 4, in una scala in dB vale a 6 dB, in quanto 10 volte il logaritmo di 4 in base 10 è 6. Fatelo con calma, sono andato abbastanza veloce, lo so, ma del resto è semplicissimo, non c'è nulla di difficile, come vedete, assolutamente, ok? Bene, mi fermo qua, spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente me li segnalate e correggiamo in qualche modo. Consiglio sempre per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, eventualmente fate solo cose che da me. Come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!